a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di viaggio. Partenza. Oggi viaggio. Viaggio dove? 3 orette, 4 orette, viaggio. Diventeranno sicuramente 4 e mezza, 5. Però al di là di quello dove stiamo andando? Stiamo andando a Misano perché c'è la MotoGP e siamo stati invitati da Michelin che ci ha invitato, ma non per seguire la MotoGP, per seguire la Moto E. Infatti ci ha gommato le due belve, le due bestie, con delle Michelin Power RS che per noi sono roba nuova perché non l'abbiamo mai provato. Massimo ho provato Power Cup E Power Cup Evo, esatto. E quindi oggi vi daremo un feedback durante questo viaggio di queste gomme, e in più andremo a fare degli approfondimenti sulla Moto E, perché ci sono delle curiosità che ho e che mi posso togliere finalmente chiedendo ai diretti interessati, quindi chiedendo ai piloti, chiedendo agli ingegneri. Adesso prendiamo casco, guanti e si parte. Comunicazioni già fatte, interfono, caffè offri tu? Vediamo dopo. Perfetto, ne ero sicuro. Arrivati a Misano, la giornata si fa subito bella piccante. Come primo appuntamento abbiamo il track di Michelin, al quale ci stiamo dirigendo in questo momento, e lì qualcuno di particolare che vi presenterò fra pochissimo ci toglierà qualche curiosità e ci farà vedere qualche piccola chicca. Eccoci qui, siamo insieme a Piero Taramasso, boss per quanto riguarda il motorsport, da CIV a MotoGP, Dakar, insomma ti occupi un po' di tutto. Esatto, sì, tutto così, 2 ruote, competizione. Ti volevo chiedere le principali differenze tra le gomme della MotoGP e le gomme di una Moto E. Di una Moto E. Allora, l'anteriore della Moto E è derivata dalla MotoGP, Ok. quindi la struttura è molto simile perché deve sopportare un peso non forte indifferente, stress, un ok. forte stress. Quindi la struttura è derivata dalla MotoGP e invece la mescola è, diciamo, che un range medio che può funzionare un po' a tutte le temperature. Il posteriore è completamente diversa, sia la struttura sia la tipologia di mescole, perché la moto elettrica sono corse sprint, sono corse che durano fra i 7 e i 9 giri. Esatto. ed hai bisogno di un grip istantaneo già dal primo giro. Deve e dare per una tutto corta subito. durata, tutto subito. Quindi sono gomme fatte apposta per la moto elettrica, che però sono derivate dalle gomme di serie che adoperiamo nei campionati superbike nazionali. Un'altra domanda che mi viene puramente da amatore pilota, quali sono in ambito stradale, è: io utilizzo fondamentalmente vari treni per andare in pista Power Cup Evo. È una gomma però che sul mercato c'è da un po' di tempo. Possiamo dire che per il 2020 Michelin ha qualche cosa in mente sul segmento sportivo? Sì, ci saranno cose nuove che usciranno nel 2020. Ok. Sulle gomme attuali che tu adoperi o che la gente adopera nel commercio, Sì. abbiamo già integrato delle tecnologie che abbiamo preso dalle esperienze, dal reparto corse, delle esperienze passate. Ok. In quello che uscirà l'anno prossimo ci saranno cose nuove che abbiamo appreso dagli ultimi anni che siamo in MotoGP. Ok. In generale c'è tipologia di mescola, quindi che ti dà più grip e che ti dà più costanza, più consistenza. Ok, quindi grip e durata, diciamo. Grip e durata. Perfetto. Piero, ti ringrazio. Prego, grazie a te. Alla prossima. Ciao. Ciao. Eccoci qua, ce l'hanno portata in maniera molto silenziosa, è arrivata. Siamo con Stefano che ci illustrerà la Energica Eva. Allora, questa è l'Eva SS9, quindi è il nostro modello, quello più recente che Ok. abbiamo presentato a EICMA un paio d'anni fa, ed è quello più comodo, diciamo. 80 kW di potenza, quindi sono circa 109 cavalli, 180 Nm, motore elettrico in questo non scherza. Vi faccio vedere come si accende. Assolutamente sì. Chiave girata, freno anteriore tirato e schiacciamo il bottone rosso. Fatto. Luce verde, è silenziosa.
Se giriamo parte. partiamo, ok. Quando siamo fermi è completamente silenziosa, quando si parte cominciamo Un po' a sentire. meno. Come dicevate prima c'è la retromarcia, c'è l'assistente di parcheggio, quindi da moto accesa, se teniamo premuto a circa 3 secondi il bottone di avviamento, comincia a lampeggiare a spia verde. Ok. Compare un R sulla dashboard, io adesso giro l'acceleratore e vado indietro. Lento, Spettacolare ovviamente. sta cosa. Clicco un'altra volta, vado avanti lento, quindi ci aiuta a fare tutte le manovre che Ok, il dislivello del caso. eccetera. Per tornare in modalità di guida teniamo premuto il bottone rosso di nuovo finché non smetti di lampeggiare la luce verde, siamo di nuovo pronti. Quando a- rivedo il contachilometri praticamente posso andare in avanti. Esatto. Con tranquillità. Velocità massima in questo modello è 200 km/h. Non credo che intorno a Misano si riesca. Autobloccata oppure È c'è autolimitata, Ok, sì. limita alla Poi c'è voi. la sportiva che arriva a 240 e quella da corsa a 270, ma insomma ci sono un po' di tecnologie diverse. Vedo che manca qualcosa sulla parte sinistra. Sì, primi minuti normale, mancherà anche qua sul pedale, non c'è niente. Domanda, so che E- si può connettere con un'applicazione? C'è un'applicazione, si può connettere tramite Bluetooth, Ok. vi mostra le informazioni insomma principali di base Della moto e- la carica, dove sono le colonnine di ricarica. Esatto, più quella è la vicine. cosa importante per non rimanere a piedi. Esatto. Il serbatoio quanto tiene? Il serbatoio tiene 11,7 kW. Domanda importante e dettaglio che non ci hai detto è il peso di questa moto. Il peso di questa moto è intorno ai 280 kg. Baricentro basso, quello è il pacco batteria. Su questa moto in particolare si sente davvero poco perché ha la leva alta, il manubrio alto, quindi una volta che si è partiti ha talmente tanta coppia, la leva alta non si sente davvero più. Ok, perfetto. Direi che possiamo montare in sella e andarla a provare. Allora, tu ti sei messo il casco perché eri l'unica esclusa che non sapeva più del mondo elettrico. Vuoi provare l'accelerazione? Voi sentite quanto è potente il nostro motore? Va bene, sarai accontentato. Stasera mi schianto. Stasera muoio, porco. Vai. Ci sei tu? Allora qui facciamo 0-100 Oddio, ho paura. Sai quanti secondi ci mette 0-100? Pochi. Vabbè, sarà indolore. Sì, Indolore. sì. Com'è? È stato bellissimo. È stato fighissimo. Com'è? Mamma mia, assurda. Alle mie spalle, nella sede d'Orna, c'è la Tower of Champions, la Torre dei Campioni. Pensate che dal 1949 ogni anno viene aggiunta una nuova tacca su questa torre e il nome ovviamente viene estratto anno dopo anno alla fine di ogni campionato. I nostri porci comodi a Michelin Ospitality li abbiamo fatti. Direi che adesso possiamo dirigerci al box della Moto E per incontrare qualcuno che di Moto E ne sa, Alex De Angelis. Eccoci qui con Alex. Allora, io mi sono approcciato al mondo dell'elettrico ieri, praticamente con un'energica. E per me, che vengo dal mondo termico da tanti anni, non è stata una transizione così difficile. Per te invece? Ciao a tutti, beh in realtà non lo è stato neanche per me, nel senso che comunque alla fine ragazzi stiamo parlando di una moto, tu vai e fai quello che ti dice il cuore, aprire la manovra del gas, poi in realtà ti rendi conto che ci sono tante differenze
che però sono gustose. Prima di tutto il silenzio, e quindi ti godi veramente il piacere di guidare senza avere distrazioni, e in più questa accelerazione che ha, specialmente dalle curve lente, come tocchi il gas la moto ti spinge come se veramente senti un elastico che ti lancia, non una fionda. Che poi silenzio fino a un certo punto, perché io l'ho testata per strada e sicuramente penso che le due che sono qui alle nostre spalle faranno più casino rispetto a quella a una stradale, insomma. Il rumore che senti appunto c'è, ma è nettamente diverso, perché senti il rumore della trasmissione, della catena e dell'aria. Esatto. Quindi hai comunque tanti rumori, addirittura per strada magari non te ne sei accorto, ma io il primo giorno, alla prima curva che ho provato appunto la Moto E, quando tocchi il ginocchio per terra sull'asfalto senti il rumore della saponetta di plastica che striscia, una cosa che sinceramente in 20 anni di carriera non mi ero mai accorto. Io no, per strada sicuramente non ho messo il ginocchio, però è stato bello sentire il suono, il lancio, appunto quello che tu dici, della forza, della coppia dell'elettrica che ti tira fuori dalla curva e ti tira fuori proprio a fionda. E va indipendentemente dal rapporto che hai o appunto da quanto hai fatto forte o piano la curva, perché anzi, certo, più piano l'hai fatta e più quando tocchi il gas senti questa spinta. Esatto. Quindi va benissimo. Trauma della mancanza della frizione, della leva della frizione. Io sono montato sopra, la prima cosa che sono andato a fare con la sinistra è stata quella. Quanto è stato difficile in pista, abituato con il cambio elettronico? Penso comunque... che esatto, in pista trauma lo stesso, perché comunque quando vedi la moto senza la leva della frizione, esatto, se devi ancora montare già fa strano in realtà. Poi però in pista te ne accorgi molto meno, proprio perché comunque ormai nelle corse, ma anche per la strada, perché la cosa bella è che tutto quello che facciamo qua nelle corse poi viene trasferito al mondo della strada, ormai è tutto elettronico, quindi la frizione anche in pista si usa solo per partire e per uscire dal box, quindi poi dopo diventa tutto più normale. Perfetto. Io ti ringrazio, alla prossima. Ciao a tutti, a presto. Allora, siamo insieme a Claudio, che è il coordinatore del team Pramac per quanto riguarda la Moto E, e siamo nel box dopo l'intervista insieme ad Alex. Io la curiosità che avevo è: noi siamo abituati ad avere meccanici ma per il termico. Per quanto riguarda il meccanico della Moto E, ci sono dei corsi particolari che bisogna fare oppure basta la scuola e applicata un po' di elettronica? Cioè come si arriva a essere meccanico della Moto E? Allora, i meccanici nostri sono tutti meccanici che hanno un'esperienza nel termico pluriennale. In particolare qui hanno fatto dei corsi di approfondimento, quindi di un upgrading specifico sul sistema di trasmissione e di propulsione, quindi sulla parte elettrica e quant'altro. Per quanto riguarda la parte diciamo meramente meccanica non è differente da una moto termica, ovviamente a parte il sistema di propulsione, quindi tutta l'esperienza pregressa che hanno acquisito nel racing di moto a combustione lo portano tutto quanto qui, e è un plus nel nostro, ci sentiamo pure avvantaggiati avendo tanta esperienza su questo dentro il box da questo punto di vista. Invece per la parte diciamo elettrica c'è stato questo corso di formazione che ha spiegato tutte le componenti della moto e a garantire la massima efficienza possibile per il sistema di propulsione e di trasmissione. Come pesi, pacco batteria? Allora la moto pesa 262 kg normalmente senza pilota, 162 kg partiti 140-120 grosso modo anteriore e posteriore, sì. Pacco batteria intorno ai 100 kg. Mentre il propulsore? Il propulsore pesa intorno credo ai 35-40 kg, quindi... il motore elettrico pesa un po' meno del motore elettrico. Perfetto. Va bene, ti ringrazio, gentilissimo. Ciao. Sappiamo tutti che il momento del pranzo è un momento fondamentale per me e oggi devo ringraziare Pramac e Paolo di GP1 che ci hanno permesso di venire a pranzare qui da loro. Ora, il problema qual è? Che diventa un momento ancora più importante quando una leggenda del calibro di Agostini pranza insieme a te. Ora, non so se voi sappiate bene chi è, ma il nome Agostini dovrebbe suscitare qualcosa. E niente raga, a me e a Lorenzo ancora tremano le mani. È la prima volta che mi ha tremato la mano da quando faccio questo lavoro. Esperienza qui al GP di Misano terminata, moto elettriche riconsegnate a malincuore devo dire, e spero che le rivedremo presto sul canale. Un grazie particolare va sicuramente per questi 3 giorni fantastici a Michelin che ci ha invitato, e a seguito ma non meno importanti a tutti i team che ci hanno ospitato e sfamato nei vari ospitali. Quindi ringrazio Pramac, MV, Suzuki e tutti gli altri. Da Freccia Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella così da non perdervi i prossimi, commentare qui sotto facendomi sapere la vostra sull'argomento elettrico, energica e Moto E. Ciao! Yeah!